Ragazzi, finalmente si torna ad unboxare roba Marvel su questo canale. Spider-Man Superior Suit, come avete colto dal titolo. Una doll che stavo aspettando con grande voglia, con grande curiosità soprattutto, tratta dal videogioco Marvel Spider-Man 2 di Sony. E una doll che esteticamente mi ha sorpreso, almeno da quello che ho visto nell'anteprima, nel prototipo, e quindi sono molto curioso di vederla, anche perché è tratta da un fumetto molto particolare, di cui forse parleremo anche nel corso del video. Vi ricordo che l'ho acquistata su ilcolossodinerd.com, di cui trovate come sempre il link qui sotto in descrizione. Leggete la descrizione, ragazzi, perché qualche informazione utile ve la fornisce di solito. Quindi non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere subito gli accessori di questo Spider-Man Superior. Ed ecco a voi tutto il contenuto della scatola di questo Spider-Man Superior Suit di Hot Toys. Non vedo nulla di particolarmente differente rispetto alle ultime produzioni dell'azienda, negli ultimi Spider-Man, quindi cominciamo come sempre dalla basetta, che rimane molto classica, base esagonale con superficie satinata nero opaco e rossa, i colori caratteristici di questa particolare suit di Spider-Man, il rosso sfumato di nero per il logo, molto particolare, mi piace, il resto invece questo nero satinato con superficie ruvida, molto piacevole al tatto. Nella parte frontale la scritta Superior Suit, molto classica, scritta bianca su sfondo nero, e nulla da dire. Nella parte posteriore, come al solito, il supporto per lo stick in plastica flessibile per le pose aeree e il diavolo in terra, ovvero la claw, che come al solito raccomando di non utilizzare salvo accorgimenti vari, perché come al solito, lo ripeto, lo ripeterò fino alla morte, questa pressione, stavo tra l'altro anche sbagliando, questa pressione, soprattutto sulle suit di Spider-Man, non fa affatto bene. Poi veniamo alle zampe di ragno, che sono una figata, sono 4, sono tutte uguali, quindi ragazzi ne analizzeremo soltanto una. Sono realizzate, sono di colore rosso ovviamente, con questa verniciatura metallizzata rossa, molto accattivante, superficie liscia, e sono snodate in più punti, quindi articolate per permettere delle gran belle pose per questo Spider-Man. E questa volta, ragazzi, sono veramente azzeccatissime queste pose, perché per chi non avesse letto il fumetto oppure non sapesse di che cosa stiamo parlando, questo Spider-Man è un po' particolare perché praticamente le coscienze di Doc Ock e Peter Parker si sono fuse, scambiate in un certo senso, ma più che altro fuse, e quindi queste zampe andranno un po' a caratterizzare questo Spider-Man con atteggiamenti un pochino più aggressivi, insomma, molto particolare, molto affascinante, quindi raga, vi invito a leggere questo Spider-Man Superior. Poi abbiamo le ragnatele di differenti tipi, questo è uno dei più fighi, secondo me, con varie ragnatele appunto con la punta tra l'altro a freccia, quindi appuntita, giustamente, di colore bianco, che vanno a intrecciarsi in praticamente un attacco. Sono morbide, flessibili, ma non personalizzabili. Qui abbiamo invece una ragnatela un po' più lunga, anche qui è flessibile, ma comunque non può essere variata la forma. Abbiamo il classico, diciamo, vortice, lo chiamo così, per essere a volte magari anche in mano e fare cose incredibili. Una ragnatela più lunga, questa invece è un minimo personalizzabile, come vedete, anche in questo caso c'è il cablaggio, quindi si può fare qualcosina di carino nel posing, e poi due ragnatele invece più piccoline, una con la punta di freccia praticamente, e l'altra invece un classico termine di ragnatela, non so come dirlo in italiano. Poi abbiamo varie mani intercambiabili che vedremo tra un istante. Prima di tutto invece occhi, anche questi con magnete, che sono un pochino più socchiusi rispetto a quelli che sono montati di default sulla doll, l'abbiamo viste centinaia di altre volte in altri Spider-Man. C'è la possibilità, come al solito, di cambiare la parte del palmo con lo sparagragnatele, che può essere cambiato soltanto a queste due mani. Come sempre, ragazzi, basta
andare a rimuovere questa parte e infilare l'altra per metterci poi la ragnatela. E quindi, visto che ci siamo, vediamo le mani. Abbiamo come al solito queste, nella classica posa di lancio delle ragnatele, mi piace molto il dettaglio e la doppia texture all'interno, questa sorta di puntini, e invece all'esterno è liscia, molto molto figa. E caratteristica di questo Spider-Man sono anche gli artigli che sono retraibili. Si dice retraibili? Penso di sì. Mani rilassate, anche queste molto carine, e poi queste appunto in cui Spidey mette in risalto gli artigli, e invece queste per le pose magari con la mano a terra oppure pose volanti e quant'altro. Bene ragazzi, contento di questi accessori, come vi dicevo nulla di nuovo, nulla di sorprendente, ma sono curioso poi di andarlo a vedere in qualche posa. Adesso diamo un'occhiata a Spider-Man. Confermando quello che vi ho detto in apertura ragazzi, esteticamente l'impatto che ha questa doll, almeno per me, è devastante. Mi piace tantissimo, l'alternanza del colore rosso e nero ci sta da Dio, ma non soltanto i colori, anche proprio esteticamente, la muscolatura, i bracciali, tutto sembra essere fatto a regola d'arte, almeno dal punto di vista estetico, poi vedremo se funzionalmente sarà effettivamente così. Già da adesso vi posso dire che ho notato un paio di difetti che non so se voi riuscirete a cogliere in camera, come la leggerissima, ma comunque pur sempre presente, differenza di colore tra la testa e il body qui sul rosso. Perché la testa è di un rosso leggermente più scuro rispetto al tessuto, perché la testa è in plastica e ha anche le linee delle ragnatele che sono in rilievo, cosa che invece non c'è ovviamente sul tessuto. Poi sono anche leggermente diverse, appunto questi sono dettagli che io riesco a malapena a vedere di persona, però penso che a voi sfuggiranno in video, ma comunque devo dirveli. Per il resto nulla da dire, gli occhi come vi dicevo sono magnetici, molto semplici da rimuovere, da sostituire con quelli che abbiamo visto nella sezione accessori, che credo saranno la mia scelta per questo Spider-Man, ma poi vedremo. Bello il logo, che è comunque stampato, non è in rilievo. Per quanto riguarda il materiale, ragazzi, è il materiale solito degli Spider-Man, quindi un misto appunto fra tessuto e gomma, materiale che purtroppo non permetterà di tenere Spidey per lungo termine senza subire conseguenze, non gravi conseguenze, ma comunque bisogna stare attenti. Poi, per quanto riguarda i bracciali, sono ovviamente in plastica rigida, molto bella la colorazione, metallizzata, e mi colpisce moltissimo questa sorta di gemma che c'è nella parte terminale, perché sembra proprio riflettere la luce, anzi lo fa. C'è una parte trasparente, probabilmente con un colore al di sotto, che fa rimbalzare la luce ottimamente, restituisce questo gradevole sensazione, scusate. Cosa che invece non mi piace sono questi nuovi, possiamo chiamarli così, nuovi pugni per Spider-Man, che fanno sia da pugno chiuso, invece di darci un paio di mani aggiuntive appunto con i pugni chiusi, e poi uno per tenere le ragnatele, qui hanno voluto fare un 2 in 1, ma questo buco qui sul rosso è visibilissimo e sinceramente se volessi posarlo così con i pugni chiusi, molto ignorante, mi stonerebbe un po', dovrei fare dei trick tipo del genere andando a piegare magari leggermente per non farlo vedere frontalmente, perché qui secondo me è bruttissimo. Piccolezze ma che comunque sono degne di nota. Nella parte posteriore abbiamo l'alloggiamento, chiamiamolo così, a forma di ragno bello ciotto, per le zampe. È realizzato in plastica rigida, ma le zampe, da quello che vedo, sono morbide, probabilmente appunto per evitare che possa andare a rovinare il tessuto in fase di posing o quant'altro. Poi intanto vi mostro anche un po' le articolazioni, con una doppia articolazione, c'è quella al collo, ovviamente la testa che è libera di ruotare sulla sfera. Non mi piace tantissimo il grande gap che si vede, è sempre nella parte posteriore e laterale, però qui mi sembra un pochino eccessivo, mi fa un pochino
storcere il naso, lo capisco, perché magari volevano permettere a Spidey di avere la massima mobilità anche piegando la testa verso l'alto, però esteticamente è un po' bruttino da vedere. Poi abbiamo la spalla, anche una butterfly che può anche alzarsi, abbassarsi, insomma muoversi in tutte le direzioni, non c'è bisogno che ve la mostri perché sono le stesse articolazioni solite degli Spider-Man di Hot Toys, anche il piegamento del busto, la rotazione, insomma è sempre possibile ragazzi, nulla da aggiungere per uno Spider-Man di Hot Toys, se non che come al solito il solito problema è sempre il tessuto. Poi andiamo invece a spostarci verso il basso, dove abbiamo delle texture differenti. In questa parte per esempio è quasi zigrinata a puntini, mi piace, questa parte invece è liscia con delle strisce orizzontali, non so se riuscite a coglierle in video. C'è anche una parte trasparente, quindi c'è un gran bel lavoro su questa suit, mi piace. E nella parte inferiore abbiamo un tutt'uno, insomma, tra il completo ed i piedi, con la suola delle scarpe che invece è praticamente incollata sopra il piede. Ovviamente anche la punta del piede è flessibile, restituisce una sensazione di morbidezza estrema a questo piede, quindi vediamo poi se effettivamente riuscirà a restituire equilibrio a questo Spidey, anche perché voglio metterlo con le zampe di ragno, questo occupando praticamente metà della mia scaffalatura, ma secondo me questo va posato in questo modo. Per il resto ragazzi io non mi sento di aggiungere molto altro, perché nel complesso a me piace molto. Adesso andrò ad analizzare anche il posing per quanto possibile e poi ci vediamo nella parte finale per il mio giudizio su questo Superior Spider-Man. Quindi ragazzi, verdetto finale sull'ennesimo Spider-Man di Hot Toys che si va ad aggiungere alla mia collezione. Dal punto di vista estetico, l'ho detto più volte sia durante il video che in altri contesti, rientra sicuramente nella top 3, almeno per i miei gusti personali e per quanto riguarda la mia collezione. È bellissimo, accostamento di colori, anche la muscolatura, le proporzioni e tutto il resto, a parte quei piccoli difetti di cui vi parlavo nel corso della recensione. Secondo me è uno Spider-Man veramente molto bello esteticamente. Purtroppo ho riscontrato alcuni problemini a livello di articolazioni, non è uno Spider-Man posabilissimo come è avvenuto in altre circostanze, come quello di Ono Studio per esempio, con cui mi sono divertito veramente tanto. In particolare un problemino alla gamba sinistra, se non mi sbaglio, al ginocchio della gamba sinistra, che quando arriva a fine corsa tende a ballare un pochino l'articolazione. Però a parte questo anche un pochino le sfere dei polsi sono un po' leggere e non permettono la massima escursione, per esempio quando si vuol fare la posa di Spidey mentre lancia la ragnatela, insomma. Quindi un po' così da questo punto di vista. Poi ad esempio il ragno che ha sulle spalle con i fori di alloggiamento per andarci a mettere le zampe di ragno, se non volete mettere le zampe comunque rimangono aperti. Esteticamente è sulla parte posteriore, ok, però magari qualche tappino come abbiamo visto fare anche in passato non sarebbe stato male. Per il resto ragazzi purtroppo è uno Spider-Man vecchio, ormai si sente fortissima l'esigenza di passare a un livello successivo, di cambiare qualcosa in questi Spider-Man, lo dico sempre e continuerò a dirlo ad ogni video. Il materiale va assolutamente cambiato. Io in questo caso cercherò di fare un'eccezione rispetto alla mia regola, quindi cercherò di lasciarlo in una posa leggermente dinamica, vedrò poi nel corso del tempo come si comporterà. Però ecco, adesso anche basta, c'è bisogno veramente di una svolta, di cambiare qualcosa, di innovare il materiale del tessuto, cioè scusate, il materiale della tuta di questi Spider-Man. Questi tratti dal videogioco sono i miei preferiti, lo sapete, per proporzioni, per stile, per materiali, per tutto quanto, rispetto a quelli del film che ancora hanno diversi difetti in più, secondo me, soprattutto perché sono vincolati dal fatto di dover mettere un head sculpt intercambiabile. Però, ragazzi, c'è bisogno veramente di fare un altro passo, come per esempio nel caso di Ono, ma magari ancora meglio creare qualcosa di veramente figo per Spider-Man.
Per il resto, ragazzi, che vi devo dire? Io ve lo consiglio, soprattutto perché è tratto appunto da un fumetto veramente figo ed è molto molto accattivante, molto molto figo in vetrina, soprattutto se lo esporrete con le zampe di ragno, sarà una gran figata e sarà uno di quei pezzi su cui vi soffermerete parecchio ogni volta che entrerete nella stanza con la collezione. Per il resto, ragazzi, io vi annuncio adesso che non credo che prenderò altri Spider-Man, a meno che non annuncino qualcosa di veramente pazzesco tratto dal videogioco, come per esempio la simbionte suit, non quella che ho già, che vedete alle mie spalle, ma un'altra. Chi ha giocato il videogioco fino alla fine sa di che cosa sto parlando. Ma penso che se non ci sarà un pochino di innovazione in quei punti di cui abbiamo appena parlato, non credo che per il momento prenderò altri Spider-Man. Voglio qualcosa di nuovo, qualcosa da scoprire insieme a voi, come è stato per quello di Ono Studio. Scusate ragazzi, ho fatto la notte e sono distrutto. Detto questo, io vi ricordo che l'ho comprato come sempre sul colossodeinerd.com. Ragazzi, trovate tutto qui sotto in descrizione. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se ce l'avete e se siete d'accordo con me. Se non lo siete, ancora meglio, possiamo parlarne. Ci vediamo a un prossimo video e